Il marchio Total War è in crisi. Ma cosa sta succedendo? Come mai ci sono così tante recensioni negative sulla pagina di Steam di Total War Warhammer 3? Ben ritrovati, ben ritrovate, sono Tiranno Matto. In questo nuovo episodio della mia rubrica parliamo di... Se non conoscete il marchio della Creative Assembly, Total War si tratta di giochi di strategia su larga scala che mettono insieme sia la strategia a turni sia la strategia in tempo reale. Nel corso degli ultimi 25 anni questa casa di sviluppatori inglesi ha curato tantissimi titoli storici e negli ormai ultimi 10 anni ha collaborato con la Games Workshop per creare la saga di Warhammer Fantasy. Premessa fatta, andiamo dritto al sodo. Sono molto dispiaciuto di quanto si è scoperto nelle ultime settimane, anche perché avevo fatto questo video aggiornamento sulla patch 6.3, la quale faceva presumere soltanto risvolti positivi, in attesa dell'ormai già annunciato ma in eterno ritardo DLC Tides of Torment. Quanto è successo è molto semplice da riassumere. L'intelligenza artificiale al momento fa sì che i Re dei Sepolcri e gli Uomini Lucertola in primis siano in difficoltà nel reclutare le unità. Ciò poi comporta anche una diminuzione drastica dell'aggressività dell'espansione da parte di queste fazioni. Non solo quelle minori che generalmente si comportano in maniera più passiva, ma specie quelle comandate da lord leggendari. Fa un po' sorridere perché tali fazioni sono quelle che sono state toccate proprio dai cambiamenti qualità della vita della patch 6.3. La community però ha riscontrato subito una serie di problemi di ritorno che già erano celebri all'interno della saga perché si sono presentati un bel po' di volte. Il portavoce della nostra community è stato Legend of Total War, il più grande content creator anglofono che crea contenuti per i Total War da una dozzina d'anni ormai. Ebbene, Legend su base analitica ha dimostrato tutti i problemi relativi all'intelligenza artificiale delle fazioni. Se non vi fidate del giudizio suo e della maggior parte della community sul blog della Creative Assembly, nelle discussioni di Steam e su Reddit, vi posso garantire che nella mia live di Karl Franz effettivamente abbiamo riscontrato dei comportamenti simili, anche se non per i Re dei Sepolcri e gli Uomini Lucertola, ma da parte di altre fazioni dell'IA. Per esempio, Bretonnia rimaneva parecchio ferma con le sue stack di eserciti attorno ai suoi insediamenti, dimostrandosi molto lenta nel reagire a tutti i nemici, soprattutto quelli della crisi, fra cui Pelle Verde e i nani. In realtà potete anche andare a guardare le live di Gelloz e di Fra Plays, perché anche loro hanno riscontrato diversi problemi con l'intelligenza artificiale. Problemi che non sono relativi solo alla passività in mappa strategica, ma che riguardano anche il pacing, quindi come si muovono le unità in tempo reale nelle battaglie, specialmente gli assedi, oppure le unità che si fermano a prescindere da quali ordini impartiamo loro. Od ancora, le unità da tiro smettono di colpire perché magicamente non hanno più linea di tiro, la line of sight. Questi sono problemi celebri, appunto, che più di una volta sono stati sistemati dalla Creative Assembly, ma che magicamente ogni volta vanno a toccare il codice più grosso e sostanzioso del gioco, non fanno altro che ritornare e ritornare ancora e ancora. Quindi più cambiamenti nel tempo vengono applicati al codice, più si ritorna indietro invece che andare avanti. Ovviamente la community è stufa e ha capito, dopo tutto il disastro di Shadow of Change, che l'unica cosa da fare è colpire la Creative Assembly per farsi ascoltare a ridosso della pubblicazione marketing del nuovo DLC. E dunque eccoci al come stanno le cose, cosa sta succedendo a Total War Warhammer e come mai è arrivato un ennesimo review bombing. La Creative Assembly ha già preannunciato che ci sarà un doveroso ritardo sul rilascio di Tides of Torment proprio per via della patch sulla quale stanno lavorando per risolvere i problemi già citati. Purtroppo, parallelamente, Legend ha dichiarato che abbandonerà la creazione di contenuti relativi a Total War.
Questo perché Insunto si è sentito inascoltato in quanto creator di punta che portava del feedback agli sviluppatori, aggiungendoci anche che, a detta sua, ma è anche palese, intendiamoci, moltissimi nostri colleghi, soprattutto nel mondo anglofono, sono parecchio omertosi a riguardo della Creative Assembly, forse per paura di perdere quell'accesso privilegiato ai contenuti e dunque perdere introiti. Conoscete la mia posizione su queste cose? Io rimango civile, educato eppure critico di tutto ciò che avviene nel turbolento mondo dell'industria videoludica. Credo che la verità non si possa comprare e credo che l'etica sia superiore a qualsiasi privilegio. Mentre sto registrando questo parliamo di la community internazionale di Total War si sta già scannando in questo dramma fra chi difende la Creative Assembly e chi invece difende Legend. Mi sembra più una mancanza di contenuto da parte di content creator, parlo in primis non in quanto youtuber che lo sono da poco, ma come spettatore che ha sempre seguito principalmente gli anglofoni. Ciò per dire che ho voluto sottolineare il giusto merito anche perché è trainante di un disagio della community di Total War, ma che non deve diventare una lotta personalista, anzi bisogna apprezzare ciò che di buono chiunque può fare con il potere che ha. Il caso di oggi dimostra che su questi temi si può essere d'accordo anche con qualcuno che caratterialmente ci è antipatico. Ad ogni modo, credo in realtà che il fulcro della questione su cui focalizzarsi sia ben differente. Se il gioco non funziona a questo livello di complessità, come gli stessi sviluppatori ci hanno comunicato, è giusto che venga fatto notare e che si trovino delle soluzioni. Attenzione però, essere critici e civili infatti non significa voler per forza oscurare e denigrare un prodotto e un'azienda in questo caso. Siamo tutti appassionati e siamo qui per avere tra le mani un prodotto finale che abbiamo finanziato e vorremmo finanziare ancora di più. Non mi stancherò mai di ripetere che sarei il primo a mollare 100 euro per un'espansione che integri le battaglie navali fatte finite per tutte le fazioni, come sarei disposto a continuare a pagare, come ho sempre fatto in preordine, tutti i DLC della Creative Assembly se essi rispettano il nostro portafoglio, la nostra passione e il nostro tempo. Mi piacerebbe vedere ancora più integrata la comunità di modding in una sorta di team di sviluppo secondario che va ad integrare ciò che di meglio la community ha fatto finora all'interno di un gioco per non lasciarlo morire, per farlo fiorire anche una volta arrivati alla fine. Una fine che sicuramente è più vicina di quanto pensiamo, non per essere catastrofisti ma per essere realisti. La Creative Assembly ha ridotto moltissimo le risorse dedicate alla saga Total War Warhammer Fantasy. Quest'anno, come si è già detto, è il 25° anniversario e a dicembre ci saranno grandi rivelazioni sul futuro dei Total War. Stanno sicuramente lavorando tanti progetti in parallelo, quindi io non voglio pensare che siano dei malvagi. Io penso che stiano facendo delle scelte un po' antiquate che andrebbero ammodernate, soprattutto per quanto concerne la comunicazione. Le roadmaps sono ferme a più di 1 anno e mezzo fa. Non abbiamo un costante livello di informazione in quanto giocatori su quando ci saranno delle grandi patch, piuttosto vediamo tanti hotfix che vanno ad inficiare molto di più il multiplayer e che conseguentemente vanno a detonare completamente il lavoro della modding community, che deve sempre stare al passo anche di cambiamenti minimi ma che rappresentano delle difficoltà per delle collezioni di mod, per un insieme di submod a cascata. Ve lo dico in quanto curatore. Io credo e voglio sperare che questo franchise non muoia. Io spero che ci saranno ancora contenuti per Total War Warhammer 3 e che esso non faccia la stessa fine di Total War 3 Kingdoms. Ciò detto, io vi ringrazio per aver cliccato anche oggi sul teschio del tiranno e esservi ascoltati un po' di aggiornamenti così sulla situazione di Total War Warhammer 3, che non è delle più rosee ma non è neanche così definitivamente spacciata secondo me. Sono curioso di sapere cosa ne pensate. Vi ricordo che sul canale potete trovare molti contenuti a tema Warhammer, che presto arriveranno nuovi video sempre su Total War Warhammer Fantasy e che, se tutto va bene, vorrei iniziare una nuova serie live, protagonisti gli Skaven della mod SFO aggiornata a Rise of the Rat.
Art. Potete trovare tutti i link relativi alle mie collezioni in descrizione. Non posso che ringraziarvi ancora una volta, special modo ringraziare gli abbonati che rendono possibile una crescita più rapida di questo canale. Ciò detto, anche oggi questo è quanto, perché Tirannomatto out! Alla prossima, avventurieri ed avventuriere!